Ragazzi, buongiorno. Oggi parliamo del calcolo del massimale. Diversi di voi mi hanno chiesto di parlare di questo calcolo, come andare a ricercare il proprio massimale, e allora oggi parliamo di questo argomento. In particolar modo si parla di calcolo del massimale diretto e indiretto. Nel video di oggi noi parliamo del calcolo massimale diretto e nel prossimo video parleremo di quello indiretto, se no il video diventerebbe troppo lungo. Cosa è il massimale? Il massimale viene definito nel mondo dell'allenamento quel carico che si riesce a sollevare una sola volta con una tecnica corretta e da soli, senza aiuti esterni. Viene indicato nel mondo dell'allenamento questo massimale come una ripetizione massimale, quindi spesso e volentieri andrete a definire il vostro massimale come l'1RM, ossia quell'intensità che viene rappresentata come il 100%. Il carico del massimale è importante ed è un test che viene eseguito da soggetti esperti, non è adatto a soggetti inesperti. Se avete fatto già dei mesocicli specifici per la forza, allora potrebbe essere buona cosa andare a calcolare il vostro massimale, perché il massimale è molto utile quando andate a fare appunto i mesocicli di forza ed è proprio lì il momento migliore per andarsi a testare, perché così effettivamente potrete andare a valutare quanta forza avete acquisito in questi mesocicli specifici di lavoro per l'incremento della vostra forza massimale. Per eseguire il test del massimale diretto è importante andarsi a scaldare bene. Dovete scaldarvi bene, ma non dovete affaticarvi troppo. Quando fare il test? Il test secondo me è perfetto andarlo a fare magari a seguito della settimana di scarico. Voi avete fatto il mesociclo, avete fatto le settimane di carico, magari andate a fare la settimana di scarico, a seguire la settimana di scarico potrebbe starci benissimo il test del massimale. Durante questi test generalmente si esegue un esercizio a seduta, perché gli esercizi che mettereste a seguito di questo primo test massimale su un esercizio, ovviamente gli esercizi successivi risentirebbero un po' della stanchezza e quindi la valutazione sarebbe falsata. Quindi il mio consiglio: un esercizio a seduta. Esercizi? Quali esercizi? Non fate il test del massimale su tutti gli esercizi più utilizzati, che utilizzati dalla maggior parte delle persone che fanno questi test, sono esercizi fondamentali o definiti anche multiarticolari. Esempio: lo squat, lo stacco, la panca, il military press, le trazioni zavorrate, dip alle parallele zavorrate, tutti esercizi in cui è effettivamente importante andare a testarsi, perché una volta che noi sappiamo il nostro massimale, lì possiamo andare a organizzare meglio i vari mesocicli di forza e le varie serie in relazione al vostro carico massimale. Come vi dicevo, dovete scaldarvi bene ma non appesantirvi troppo, quindi la scelta migliore per andare a fare questa seduta, questo test del massimale qual è? Che se già vi state allenando da un po', probabilmente avete già idea di quello che potrebbe essere il vostro 1RM, il vostro carico massimale. Ma se così non è, la prima volta che mi andate a fare il test del massimale, la prima cosa che dovete fare è ipotizzare il vostro massimale. Quindi prima cosa, ipotizzare il vostro massimale. Se avete già eseguito dei test massimali, potete partire da quel carico per scaldarvi e poi vedere se quello è ancora il vostro massimale oppure siete migliorati e quindi andate a utilizzare un carico superiore. Dopodiché dobbiamo partire a scaldarci bene per arrivare ad eseguire questa ripetizione massimale. Come vi dicevo, è importante scaldarsi, quindi potreste fare primi 5-10 minuti, diciamo 10 minuti di lavoro aerobico, per fare un riscaldamento generale e che alzi la temperatura corporea, e poi dobbiamo andare a fare delle serie di avvicinamento. Serie di avvicinamento. Quante? Quante dipende un po' dalle vostre capacità atletiche, dalle vostre
tipologia di fisicità. Comunque quello che si consiglia potrebbe essere, sempre partendo dal carico che avete ipotizzato, che sarà il vostro 100%, potremo andare a fare una prima serie in cui andate a mettere il 40% e andate a fare 10 ripetizioni. Poi possiamo fare una seconda serie in cui mettiamo il 50-60% e andate a farmi 5 ripetizioni. Poi possiamo fare una terza serie, cominciamo a salire di carico per avvicinarci poi al nostro carico che abbiamo ipotizzato. Quindi una terza serie in cui possiamo andare a mettere un 75-80% e ne facciamo 3. Poi potremo andare a fare una quarta serie dove potete mettermi un 85-90% e fate un colpo, e poi qua potreste ancora fare una serie di avvicinamento al 95, o se no andare proprio a fare il test e quindi andate a mettere il carico che avete ipotizzato, ma già mentre vi state scaldando capite se quello potrebbe essere veritiero, quindi 100%, e andate a fare il vostro colpo. A questo punto cosa succede? Se siete bravi lo fate e quello potrebbe essere il vostro carico massimale diretto, però magari vi siete sottovalutati, avete notato che questo carico è stato molto semplice, allora nulla vieta di incrementare ancora di un 5-10% e fare un'ulteriore serie. Se però notate che questa ripetizione vi è uscita già in maniera molto forzata, non ha più senso andare a fare un'ulteriore serie, vi fermate lì che va benissimo. Il valore che avete centrato rappresenterà il vostro carico massimale. Il recupero tra queste serie fatelo sempre completo, quindi se le prime, ovviamente il carico leggero potete tenere anche 2-3 minuti, ma soprattutto quando vi avvicinate al carico massimale recuperate pure 3-4 minuti senza nessun problema. Questa potrebbe essere una routine che vi può portare a calcolare il vostro massimale diretto. Mi raccomando, è sempre consigliato a soggetti esperti. Mentre andate a fare questo test, il consiglio è sempre quello di farvi assistere da un personale che c'è all'interno della palestra qualificato, che vi possa assistere succedesse magari che non riuscite a sollevare il carico che avete scelto. Mi raccomando, occhi aperti quando fate questi test e un attimo rimanere sotto il bilanciere perché vi siete sovrastimati, e allora è sempre bene avere un partner d'allenamento che vi possa assistere nel caso non riusciste a sollevare il carico che avete scelto. Questo viene indicato come, diciamo, test diretto per andare a calcolare il vostro massimale. Prossimo video vedremo quello indiretto in relazione a delle tabelle o delle formule che vengono utilizzate per andare a calcolare il carico massimale in maniera indiretta. Mi raccomando, pollice lì su e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!